Oggi vi parlo di un inchiostro che mi è piaciuto molto, che mi ha fatto provare uno dei miei amici, degli iscritti all'associazione Amici per la Penna, e a proposito di penna me lo provo sulla TWSBI Minivac, la versione Clair, una penna che mi piace molto, ve l'ho già presentata e con la quale mi trovo bene. L'ho acquistata col pennino 1.1, manco a dirlo perché mi piace questo tipo di tratto. Andiamo a provarla. Come sempre comincio su una carta comune, non tanto provare la penna quanto l'inchiostro. Non c'è che dire, una bella tinta uniforme, pregnante sulla carta, non mostra grandi effetti shading, ma mi piace così. Penetra nella fibra, precisa, netta, anche con un pennino così, tanto sul largo quanto sul fine. Vado a girare per vedere se le fibre della carta lo assorbono diversamente, ma come vedete è la stessa cosa. Bene, vediamo la tonalità invece sulla carta Rhodia. Qui è chiaro che la scorrevolezza risulti diversa, non solo, c'è anche un assorbimento diverso per via della finitura e tende quasi a far scappare il pennino. Allora qui riconosco sulla carta Rhodia per esempio la formulazione abbastanza classica della Dominant Industry, soprattutto della linea standard come questo che sto provando. Come vedete appena messo giù è un rosso bello vivace, poi tende invece ovviamente a scurirsi un pochettino, è giusto così, e fino a fissarsi in breve tempo e poi resta stabile. A me piace davvero molto. Che bello, eh? La solita prova. Tra l'altro guardate, è davvero lo stesso inchiostro, qua non si bara. Aspettiamo che si asciughi per vedere quanto è diverso, perché ho riscontrato che invece è molto simile. Di solito sapete che il pennino in vetro, come altri strumenti di scrittura diversi dalla stilografica, tendono un pochettino ad avere maggior saturazione, più capacità coprente. Andiamo a vedere con il pennino di intinzione. Qui sembra quasi un nero.
ovviamente questo è di tipo flex. Che bella tinta! Shading, ombreggiatura, neanche l'ombra, apprezzo proprio questa omogeneità nella stesura dell'inchiostro, perché insomma non solo di sfumature si vive, è bello avere anche un inchiostro che messo giù, quello è, e anche resti stabile nel tempo, fermo restando poi insomma la durata è anche complice, lo sapete, la carta. Vedete che tra il segno che ho tracciato col pennino in vetro, che è questo qui, e quello della stilografica non c'è poi così tanta differenza. In altri inchiostri invece compare una saturazione, più che una saturazione, una vivacità maggiore, una capacità coprente, insomma, maggiore. In questo caso no, mi piace come si stende sulla carta, come si impregna, cosa che invece questo pennino, eccolo qua, d'epoca, non ci passo sopra perché forse riesco a farvi vedere che è ancora bagnato, deve ancora asciugarsi bene. Qui invece è diverso perché sembra effettivamente quasi un nero, un rosso scuro scuro scuro. Passa la carta, ma no, neanche col pennino più sottile che quasi paradossalmente è il più fetente in questo caso. Un bel inchiostro, scorrevolezza, ma soprattutto viene steso con questo pennino 1:1 come fosse una pennellata. Andiamo a vedere sulla carta d'uso comune, non cambiano le cose. Innanzitutto la tinta è molto prossima a quella della carta Rhodia, che sapete, essendo una carta brillante con una finitura di qualità, generalmente aumenta la gamma e impreziosisce un pochettino le caratteristiche cromatiche dell'inchiostro, soprattutto per quel che riguarda gamma e contrasto. Ma anche qui, come vedete, molto ben riuscita. La tinta è quella, la riconosco. L'ho usato anche nella mia agenda personale, da quanto mi piace sia la penna che l'inchiostro, intendiamoci. Volevo vedere se passa di qua. No, neanche sulla carta comune, vedete che non c'è traccia, quindi si può usare. Unica avvertenza, sì, quando lo utilizzate con un pennino come quello mio, ad esempio della TWSBI Minivac, o comunque insomma qualsiasi pennino stab 1:1 corsivo, insomma di quelli un po' larghi, attenzione al tempo di asciugatura, che se siete con l'agenda e girate la pagina macchiate quella sulla quale si appoggia, quindi un minimo di attenzione sì, ahimè ci va. Grazie a tutti amici, grazie anche a chi mi ha fatto conoscere questo inchiostro, i miei amici che ringrazierò sempre perché mi fanno crescere nella mia passione per la scrittura, per la stilografica. Ciao a tutti e alla prossima!